telecomando ancora stretto tra le dita, una rivista aperta sul divano, la televisione che continua a trasmettere nell'appartamento silenzioso. E poi quel volto una volta radioso, ora coperto di sangue. Cosa accade quando la vita di una giovane donna piena di talento e speranze viene brutalmente interrotta in quello che doveva essere un ordinario mercoledì pomeriggio? Oggi tratteremo la storia di Inge Lotz, una brillante studentessa sudafricana il cui delitto, avvenuto nel 2005, rimane ancora oggi avvolto nel mistero. Stellenbosch, Sudafrica. Una città universitaria a circa 50 km da Città del Capo. Con i suoi 120.000 abitanti, è la seconda città più antica del paese e sede di una delle università più prestigiose del continente africano, la Stellenbosch University. In questo contesto di cultura e conoscenza si muoveva la 22enne Inge Lotz. Figlia unica di Jan e Juanita Lotz, Inge cresceva a poca distanza dalla città universitaria. Descritta da tutti come una ragazza solare ed estroversa, era dotata di un'intelligenza straordinaria. Dopo la laurea, si era iscritta a un master in matematica e statistica, continuando al contempo a coltivare la sua grande passione per la musica lirica attraverso lo studio del pianoforte e del canto. Per comodità, aveva preso in affitto un appartamento a Stellenbosch. Aveva da poco cambiato residenza, trasferendosi in un complesso residenziale nuovo e apparentemente sicuro. Mura di cinta, cancello elettrico, grate alle finestre e alla porta d'ingresso. Un luogo dove teoricamente nessun pericolo avrebbe dovuto raggiungerla. Durante gli anni universitari, Inge aveva conosciuto e si era fidanzata con Fred van der Wever, suo coetaneo e compagno di corso nella triennale. Dopo la laurea, Fred si era trasferito a Città del Capo per lavoro, andando a vivere con un amico e collega, Marius Botha. Nonostante la distanza, la relazione tra i due sembrava solida. Inge confidava agli amici e ai familiari di vedere in Fred il suo futuro marito. È la sera del 16 marzo 2005. Fred tenta ripetutamente di contattare Inge, ma lei non risponde né ai messaggi né alle chiamate telefoniche. Un comportamento insolito per la ragazza, sempre attenta e premurosa. Fred sa che avrebbero dovuto vedersi quella sera e normalmente Inge lo avrebbe avvisato in caso di imprevisti. Preoccupato, verso sera Fred contatta Juanita, la madre di Inge. La donna inizialmente lo rassicura. Aveva parlato con la figlia dopo pranzo e sapeva che la ragazza era impegnata con lo studio. Ma col passare delle ore, anche Juanita inizia a non ricevere risposta dalla figlia. Alle 22:18, dopo l'ultimo tentativo telefonico andato a vuoto, Fred decide di mettersi in macchina e dirigersi verso Stellenbosch. Il suo coinquilino, Marius, gli suggerisce di chiamare un amico comune, Christo Pretorius, che abita vicino a Inge e può quindi controllare più rapidamente. Mentre Fred si mette in viaggio, Christo raggiunge il complesso residenziale di Inge intorno alle 22:30. Suona al citofono più volte, senza ottenere risposta. Finalmente riesce a farsi aprire il cancello da un vicino, spiegando la situazione di emergenza. Arrivato davanti alla porta dell'appartamento di Inge, Christo sente la televisione accesa all'interno. Bussa, chiama ad alta voce, suona il campanello. Nessuna risposta. Abbassa la maniglia quasi per disperazione e, con sua grande sorpresa, la porta non è chiusa a chiave. Ciò che Christo vede all'interno cambierà per sempre la sua vita. Nel buio, illuminato solo dalla televisione accesa, intravede Inge sdraiata sul divano, in una posizione che inizialmente potrebbe sembrare naturale, come se stesse dormendo. Ma quando accende la luce, la terribile verità si rivela. Il volto di Inge è coperto di sangue. Terrorizzato, Christo urla e corre a chiedere aiuto. Polizia e paramedici arrivano rapidamente, ma per Inge non c'è più nulla da fare. È morta già da diverse ore. I primi rilievi sulla scena del crimine rivelano l'orrore di quanto accaduto.
Ing è stata colpita ripetutamente alla testa con un oggetto contundente, simile a un martello, e poi pugnalata 47 volte al collo e al resto del corpo. Gli investigatori ipotizzano che il primo colpo alla testa possa averla uccisa subito, senza darle modo di reagire o difendersi. Sul divano accanto a lei ci sono una rivista e il telecomando della televisione, ancora stretto tra le sue dita. Questo particolare fa pensare che Ing sia stata colta completamente di sorpresa, senza nemmeno rendersi conto di ciò che stava accadendo. Un elemento strano colpisce subito gli investigatori. Non ci sono segni di effrazione. La porta era semplicemente non chiusa a chiave, come aveva constatato Cristo. Le finestre erano protette da grate, quindi un accesso dall'esterno sembrava improbabile. Ancora più sconcertante è il fatto che dall'appartamento non manca quasi nulla. Le chiavi di Ing sono sul bancone della cucina, così come il suo cellulare, e vari oggetti di valore sono rimasti al loro posto. Solo 2 cose risultano effettivamente scomparse. Un grosso coltello da cucina, probabilmente l'arma con cui Ing è stata ripetutamente colpita, e il telecomando per il cancello elettrico del complesso residenziale. Nel bagno dell'appartamento, gli agenti trovano diverse macchie di sangue, sul lavandino, sulle superfici, e per terra un asciugamano insanguinato, come se il colpevole si fosse lavato e asciugato prima di andarsene. La polizia identifica anche quella che sembra un'impronta di scarpa. Vicino al televisore c'è la custodia di un DVD noleggiato. Su questa custodia la polizia rileva un'impronta digitale che diventerà un elemento fortemente contestato nelle indagini successive. A causa della brutalità del delitto, la polizia ritiene fin da subito che non si tratti di un'azione casuale o di una rapina, ma di un crimine personale, frutto di rabbia o rancore profondo. I sospetti iniziali si concentrano quindi sulle persone più vicine ad Ing. Fred van der Wever, il fidanzato, viene subito interrogato. Racconta di essere stato al lavoro a Città del Capo per tutto il pomeriggio, fino alle 18 circa, orari confermati dalla sorveglianza interna della sua azienda. Nonostante questo alibi apparentemente solido, Fred rimarrà a lungo nel mirino degli inquirenti. Marius Botha, il coinquilino di Fred, viene brevemente sospettato perché in passato aveva avuto una cotta per Ing quando frequentavano la stessa università. Tuttavia, non emerge nulla di concreto contro di lui e questa pista viene presto abbandonata. Anche un ex fidanzato di Ing viene preso in considerazione, ma risulta avere un alibi confermato e nessun apparente motivo di rancore. Un elemento che complica ulteriormente le indagini è il contesto di quel particolare giorno. Il 16 marzo 2005, nel complesso residenziale di Ing, si verificano diverse circostanze che rendono tutto molto confuso. Metà del complesso era ancora in costruzione e quel giorno venivano eseguiti lavori sugli impianti. Parte della struttura è rimasta senza elettricità per ore, causando il blocco del cancello elettrico, che è quindi rimasto aperto per lungo tempo, consentendo l'ingresso a chiunque. Inoltre, un gran numero di operai, tecnici e persone estranee al condominio aveva fatto avanti e indietro per tutta la giornata. E proprio quel giorno, alcuni operai erano attesi nell'appartamento di Ing per riparare le piastrelle del pavimento danneggiate durante il trasloco. Per ricostruire l'ultima giornata di Ing, gli inquirenti mettono insieme vari elementi. Fred aveva dormito da lei la notte precedente ed era andato via al mattino presto per recarsi al lavoro a Città del Capo. Ing si era recata all'università per seguire una lezione del suo master. Verso l'ora di pranzo, Ing si era fermata a mangiare con un'amica. Poi, intorno alle 13:15, era rientrata nel suo appartamento. Poco dopo, verso le 13:20, 13:30, aveva telefonato alla madre per dirle che gli operai stavano uscendo e che lei stava aprendo e richiudendo il cancello condominiale con il telecomando. Alle 13:36, Ing aveva inviato un messaggio a Fred dicendogli che i lavori alle piastrelle erano finiti e aggiungendo anche un "ti amo". Da quel momento in poi il cellulare di Ing non risulta più utilizzato. Tuttavia, Ing viene ripresa da alcune telecamere esterne. Prima all'interno di una hamburgeria, dove compra del cibo da asporto,
poi alle 14:55 in un negozio di noleggio DVD e riviste, dove affitta il film che sarà trovato ancora inserito nel lettore e acquista la rivista rinvenuta accanto al suo corpo. Dal momento che Inge è documentata ancora in giro alle 14:55, gli inquirenti circoscrivono la finestra del delitto al pomeriggio inoltrato o, al più tardi, alle prime ore della sera. Circa 2 settimane dopo il delitto, compare un elemento inaspettato. Winner Carolus, un ragazzo 17enne con problemi di tossicodipendenza e piccoli precedenti penali, si presenta alla polizia. Afferma inizialmente di aver assistito a un delitto e di ricordare una ragazza distesa su un divano. Questo particolare colpisce gli investigatori, poiché non era stato divulgato pubblicamente. In un primo momento, addirittura, il giovane confessa di aver partecipato lui stesso al delitto. Tuttavia, il suo racconto si rivela presto contraddittorio. Dice che il delitto è avvenuto di sabato anziché un mercoledì e si contraddice più volte sulle circostanze e sull'orario. Quando gli inquirenti lo portano nel complesso residenziale, non riesce a indicare con sicurezza l'appartamento di Inge. Infine, Carolus ritratta completamente, sostenendo che i detective gli avrebbero proposto uno sconto di pena su un altro crimine, il furto di un'auto, a patto che negasse ogni coinvolgimento nel caso di Inge. La sua testimonianza si rivela quindi completamente inaffidabile. Dopo queste settimane senza progressi e senza piste concrete, la polizia torna a rivolgere l'attenzione su Fred van der Wever, sulla base di alcune segnalazioni e di una possibile ricostruzione di un movente. Alcuni amici di Inge rivelano che la relazione fra lei e Fred non era così serena come sembrava. Fred era molto vicino a una congregazione religiosa, una chiesa cristiana con idee piuttosto tradizionali sul ruolo della donna. Inge era di fede cristiana, ma non condivideva tale impostazione rigida. Tuttavia, pare stesse cercando di adattarsi a queste convinzioni per amore di Fred, senza però sentirvisi a suo agio. Inoltre, alcuni conoscenti avrebbero notato dei lividi sulle braccia di Inge nei mesi precedenti, che lei giustificava con cadute o piccoli incidenti. Col senno di poi, gli amici si chiesero se quei segni non fossero sintomo di un rapporto problematico. Fred stesso ammette che quella mattina del 16 marzo aveva avuto un'accesa discussione con Inge, minimizzandone però la gravità e sottolineando che si fossero riappacificati prima di uscire di casa, circostanza supportata dal messaggio ricevuto, chiuso con "Ti amo". Gli inquirenti iniziano a raccogliere indizi contro Fred. Dichiarano di aver trovato un'impronta digitale sulla custodia del DVD che corrisponde a quella di Fred. Tuttavia, alcuni esperti rilevano in seguito che la forma di quell'impronta sembra riferibile a un oggetto curvo, come un bicchiere, non a una superficie piana, come la custodia di un DVD. Inoltre, quella stessa custodia viene poi restituita dal laboratorio di polizia al negozio di noleggio, che la rimette in circolo, contaminando completamente l'eventuale prova. Nell'auto di Fred viene trovato un martello cavatappi, un oggetto che esternamente assomigliava a un piccolo martello, ma in realtà si trattava di un attrezzo per stappare bottiglie. Questo martello risulta di dimensioni inadatte alle ferite riscontrate su Inge ed è privo di qualsiasi traccia di sangue o DNA. Nel bagno di Inge, dove il colpevole si era lavato, si ipotizza ci fosse un'impronta insanguinata, compatibile con la suola di alcune scarpe appartenenti a Fred. Tuttavia, esperti successivi ritengono che potrebbe non essere un'impronta di scarpa, bensì una traccia lasciata in altro modo. Infine, il computer usato da Fred in ufficio risulta inattivo dalle 13:10 alle 17:15. Ciò alimenta la teoria che possa essere uscito dall'azienda di nascosto, senza passare per le videocamere di sorveglianza, guidare fino a Stellenbosch, commettere il delitto e tornare in tempo per farsi nuovamente riprendere dalle telecamere in uscita dal lavoro intorno alle 18. È però un'ipotesi priva di conferme definitive. Il processo ha inizio a circa 2 anni dal delitto, coinvolgendo l'opinione pubblica e i media in misura eccezionale. A detta di molti, è stato uno dei processi più seguiti in Sudafrica, secondo solo a quello di Oscar Pistorius. Dura circa 9 mesi, da inizio 2007 a novembre dello stesso anno.
Durante il dibattimento, tutto ciò che era stato inizialmente presentato come indizio contro Fred si rivela inconsistente, contaminato o impossibile da verificare nuovamente. Le modalità di raccolta delle prove e la gestione della scena del crimine risultano estremamente lacunose. In alcuni casi emerge che la polizia stessa ha violato i protocolli, rendendo inservibili alcuni dati. La testimonianza del ragazzo 17enne viene totalmente scartata, essendo stata ritrattata e apparsa inizialmente come frutto di confusione e pressioni. A novembre 2007 il giudice stabilisce che non ci sono elementi validi per condannare Fred. In assenza di prove certe e incontrovertibili, viene emesso un verdetto di non colpevolezza. I genitori di Ing, Jan e Juanita tentano in seguito una causa civile contro Fred, ma anche tale iniziativa non approda in tribunale per mancanza di prove. Al contrario, Fred cita in giudizio la polizia per danni, ma non vince la causa. Dopo l'assoluzione di Fred, il caso è rimasto ufficialmente irrisolto. I genitori di Ing, nel disperato tentativo di avere giustizia, hanno offerto una ricompensa di $1 milione a chiunque potesse fornire informazioni decisive. Nessuno, però, si è fatto avanti con notizie utili. Ad oggi, l'omicidio di Inge Lotz resta uno dei misteri più dolorosi e discussi della cronaca sudafricana. Le indagini controverse, le prove mal gestite e l'assenza di un colpevole certo hanno lasciato l'intera vicenda circondata da dubbi e ipotesi. C'è chi è ancora convinto della colpevolezza di Fred, nonostante l'assoluzione. Altri credono che possa esserci stato un intruso approfittatosi del cancello aperto quel giorno o qualche sconosciuto mosso da motivazioni che non sono mai emerse. E voi cosa ne pensate? Chi potrebbe aver ucciso Inge Lotz? Fu davvero Fred nonostante l'assoluzione? O qualcun altro ha approfittato delle circostanze caotiche di quel giorno per compiere un crimine così efferato? Scrivete le vostre teorie nei commenti.